Ciao hackerini e hackerini, vi è mai capitato di ricevere un SMS che sembra ufficiale? Magari dalla banca o dalle poste. Ti dice che c'è stato un accesso sospetto e subito scatta il panico. Clicchi sul link senza pensarci e in quel momento stai regalando i tuoi dati ad un hackerino. Oggi vediamo insieme cos'è lo smishing e soprattutto come riconoscerne i segnali. Allora, cos'è lo smishing? Praticamente è phishing ma via SMS. Gli hackerini ti mandano messaggi falsi per farti cliccare su link malevoli, per rubarti informazioni personali, tipo PIN, password, codici bancari, roba seria insomma. Fingono di essere poste, banche, corrieri o persino un familiare in difficoltà. Sempre lo stesso trucco, far scattare la paura per farti agire senza pensare. Insomma, se ti arriva un messaggio che ti fa "Oh no, devi fare subito qualcosa, succede il disastro", fermati un attimo e respira. Non è un film d'azione, è solo smishing. Ma come fare a capire se è davvero ufficiale o se è un SMS truffa? Ecco alcuni segnali a cui prestare attenzione. Prima di tutto, guarda il mittente. Se proviene da poste info o qualcosa di simile, attenzione. Chiunque può scrivere così. Questa tecnica si chiama spoofing, permette agli hackerini di far sembrare che il messaggio arrivi da qualcuno di fidato. Poi c'è il tono urgente, messaggi tipo agisci subito, succede il disastro, cercano di farti cliccare senza pensarci. E poi fai attenzione anche agli errori grammaticali. Frasi tipo disconosce l'accesso, accedi, non le troveresti mai in un messaggio ufficiale. Ed infine il link. Sembra Poste Italiane, ma l'indirizzo completo è Poste Italiane 16 qualcosa. No, direi proprio che non è quello vero. E qui entra in gioco urlscan.io. È un sito che io adoro che ti permette di analizzare qualsiasi indirizzo web. Infatti, andando a controllare l'indirizzo che è stato usato nell'SMS, si può vedere chiaramente che è un attacco di smishing. Infatti, viene segnalato come potenzialmente malevolo. E la cosa bella, ma anche brutta, è che il sito è un clone praticamente identico alla pagina vera di Poste Italiane, cosa molto comune per far cascare le persone. Ti fidi e inserisci i tuoi dati sensibili. Ma ora ti chiederai, perché tanta gente ci casca? Beh, perché sembra vero, logo, testo, tono, tutto perfetto. Questo fa sì che ci fidiamo e pensiamo, vabbè, viene da poste, sarà vero. E poi la paura e la fretta giocano contro di noi. In quel momento il cervello dice clicca subito, clicca, invece di aspetta, controlla prima. E qui arriva il punto. Cosa fare se arriva un SMS sospetto? La prima cosa da fare è niente panico. Non cliccare sul link e non inserire PIN, password o codici. Se vuoi controllare il tuo account, vai direttamente sul sito ufficiale, non dall'indirizzo web che ti mandano. Poi contatta l'ente ufficiale per assicurarti che sia tutto a posto. Segnala l'SMS come spam e magari blocca anche il mittente. Ed inoltre, per proteggerti ancora meglio dagli attacchi futuri, attiva l'autenticazione a due fattori, quel codice extra che serve per avere una maggiore sicurezza. Così, anche se qualcuno scopre la tua password, non potrà entrare nel tuo account senza il secondo codice. Ok, però diciamo che per sfortuna hai cliccato o inserito qualche dato. Che si fa? Blocca subito l'account o la carta se necessario e cambia le password. Poi segnala l'SMS all'ente o servizio da cui sembra provenire, così aiuti anche altri a non cascarci. Controlla subito eventuali movimenti sospetti sul conto o su altri servizi collegati ed infine prendi nota dei segnali d'allarme per non cascarci più. Non vergognarti di chiedere aiuto, succede anche ai più attenti. Quindi ricordalo sempre, se ti arriva un SMS sospetto, niente click furiosi, niente panico, solo calma e sangue freddo. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!